Ciao a tutti, bentornati sul canale Just Around 50. Oggi parliamo del corteggiamento online e di come trovare l'amore attraverso i social. Abbiamo 2 o 3 piccole cose a cui fare chiaramente attenzione e poi ci si aprirà un mondo di amore e di cose simpatiche. La prima cosa a cui fare attenzione sono i profili falsi. Ci sono alcuni social in cui questo è più facile, Facebook, Instagram, e altri in cui tecnicamente dovrebbe esserlo un pochino meno, come ad esempio LinkedIn. Ho fatto già un precedente video sul fatto di utilizzare LinkedIn per un uso per cui non è nato, perché è un tipico social lavorativo, ma alcune persone mi hanno detto di aver trovato l'amore su LinkedIn e di essersi fidati di più perché chiaramente i profili che avevano davanti, con nome, cognome, foto e anche le recensioni da parte di persone conosciute su quel dato profilo davano appunto sicurezza. Quello che potete fare è chiaramente, a meno che il nome sia totalmente bislacco, tipo chiocciolina variopinta e lì non ci si muove, è una ricerca con Google Lens di alcune foto. Calcolate che in questo caso, a meno che si tratti di un evento ufficiale, è molto difficile, perché l'algoritmo di Google tutela fortemente la privacy in questo senso e quindi spesso vi uscirà dalla foto che voi avete mandato in Lens delle cose completamente non coerenti, principalmente delle reclame d'abbigliamento, sappiatelo. Però ecco, possiamo effettivamente googolare il nome e cognome della persona con cui stiamo parlando. Se non troviamo niente, se il profilo in sé è molto scarno, ci sono poche foto, non è geolocalizzabile, ad esempio, guardate come mi diverto ai miei amici alla sagra del pollo allegro, allora uno dice di Vimercate, cioè, questo è a Vimercate, insomma, un attimino incominciamo ad avere l'idea che questa persona esista. Se è tutto troppo labile e nebuloso, se soprattutto è stato lui o lei a contattarci e un pochino a insistere inizialmente, fatevi suonare un campanello di allarme. Questo è proprio un consiglio amichevole materno. Altra pecca evidente, ma a cui spesso non pensiamo, è la mancanza di contatto fisico. L'essere umano ha la necessità di scegliere a pelle chi piace e chi non piace. Anche il discorso dei feromoni, alle volte ci è successo di avere davanti qualcuno, a me è successo in particolare una volta, il cui aspetto fisico non coincideva tanto con quello che solitamente mi piace, però c'era un qualcosa in questa persona, una sorta di energia, di non so come descriverlo, lo sapete benissimo anche voi come succede. Però, che vi devo dire, ha aggrappato. Se questa persona m'avesse contattato tramite i social e non essendoci conosciuti in un ambiente più amichevole, più diretto, ecco io una persona, con cui avrei comunque parlato sicuramente, ma che non avrei mai pensato mi potesse attirare o su cui cascasse l'occhio. Quindi ovviamente, ecco, questa è la pecca grossa dei social, meno che sia qualcuno che abita molto vicino a noi o che fa parte di una cerchia stretta di amici e che magari abbiamo già incontrato in giro e attraverso i social prendiamo un po' l'aggancio, l'abbrivio per parlarci, chiaramente la mancanza di contatto fisico è una cosa che va valutata. L'ansia e la timidezza, beh, questo sia da parte della persona con cui stiamo parlando, ma sia anche di noi stessi. Chiaramente i social aiutano tutte le persone un po' timide, un po' ansiose a entrare in contatto con altre persone, perché magari in una situazione vis-à-vis o anche semplicemente in un gruppo di amici non sarebbero così spigliate, non sarebbero così eh, easy, propositive, non racconterebbero di se stessi. Ecco, questa a mio avviso è una cosa anche buona dei social perché al di là del discorso dei leoni da tastiera, è pur vero che attraverso la tastiera, che è un pochino un piccolo filtro, una piccola zona comfort, alle volte ci confidiamo con chi abbiamo davanti in modo differente.
Spesso e volentieri, soprattutto in una fase iniziale, ci troviamo a confidare a questa persona nuova che fondamentalmente neanche conosciamo, tante cose magari anche intime nostre. Questo è da un certo punto di vista una cosa ottima, perché comunque già noi ci apriamo e questo ci fa bene. Da un altro punto di vista fate attenzione perché ci crea una sensazione molto forte e alle volte magari fallace di confidenza, cioè il fatto che noi abbiamo raccontato cose che l'altra persona di là dalla tastiera ci abbia tra virgolette ascoltato, ci dà l'idea sempre di una connessione molto forte con questa persona. Ricordatevi, non sappiamo cosa sta facendo l'altra persona di là. Posso essere brutale? Magari sul water mentre noi gli raccontiamo che non abbiamo superato la morte di nostra mamma. Eccoci. Quindi viviamo questa confidenza come qualcosa che principalmente fa bene a noi, riusciamo a esprimere e a tirare fuori cose. Teniamola come buona base di partenza, ma cerchiamo di capire che questa forte confidenza, questo gioco, questa commozione, questo globale di sentimenti che si scatenano online potrebbero poi non avere un riscontro così forte. Va bene, stiamo comunque costruendo qualcosa prima di tutto per noi stessi. Poi si vedrà. Una manciata di consigli su come approcciarsi in realtà a tutto questo discorso. Allora, la prima cosa, partiamo noi per primi creando un profilo reale, ok? Vogliamo incontrare qualcuno, vogliamo rapportarci, facciamo che tutto quello che postiamo corrisponda il più possibile a quello che siamo. Se facciamo vedere che un giorno sì, un giorno no, andiamo a fare sci nautico e poi in realtà le foto sono le stesse di un'unica volta in cui siamo andati e non siamo neanche stati così performanti, la persona che guarda penserà quantomeno che noi siamo molto sportivi, molto sportive e quindi magari inizia a chiacchierare con noi presupponendo di avere delle basi in comune. Poi le basi in comune non sono necessarie, io sono sempre dell'idea che le differenze rendano più ricca una coppia, però appunto il consiglio è avere dei profili reali con immagini nostre in semplicità e dei profili omogenei. Ecco, va bene che ipoteticamente Facebook e Instagram siano un pochino più privati, quindi magari le foto della gita, LinkedIn ovviamente più professionale, però non è carino che qualcuno che parla con noi da una parte trovi un contenuto e dall'altra completamente un altro. Perché? Perché comunque non si fiderà di noi e non capirà bene quale delle due persone in realtà siamo noi. Quindi mi raccomando, con semplicità, un profilo reale e come dico sempre, se piaccio piaccio e se non piaccio piacenza. Tenetevelo come mantra. Siate sempre voi stessi, comunicate con chiarezza, non dite cose per fare piacere o per avere attenzione, soprattutto nelle fasi iniziali. E nel contempo calibrate questa schiettezza e sincerità con l'educazione. Anche se la persona nel chiacchierare non vi piace, non ditelo, mi fai schifo, però gentilmente ci sono 100 modi per allungare il brodo senza essere maleducati. Ricordatevelo, perché comunque anche l'altra persona sta immettendo il suo tempo con voi, quindi finché il gioco vi diverte, a lui diverte, si sta giocando nello stesso terreno. Se a voi, per n ragione, la persona che avete davanti non piace più di quel tanto, siete limpidi, siate sinceri e non perdete e fate perdere tempo. Questo sempre nell'ottica di essere armoniosi. Quindi se una persona vi piace per chiacchierarci, potete anche dirglielo. Ok? Potrebbe fare piacere anche all'altra persona essere apprezzati non soltanto per l'aspetto fisico. Se nel contempo capite che l'altra persona ha aspettative su di voi che invece per voi non sono così pregnanti, ditelo, non succede niente. Gli ultimi due consigli sono prettamente pratici. Allora, il primo è siate pazienti. Cosa vuol dire banalmente?
che quando si incomincia un po' a chiacchiericciare così in questo modo è perché insomma avete un pochino la voglia di qualcuno, per n motivi non stiamo a indagare. Allora, siamo abituati al giorno d'oggi a Amazon, voglio una cosa, la ordino, in 24 ore arriva. Con i rapporti purtroppo non è così e anche chat di incontri tipo banalmente Tinder che fanno credere questa cosa, in realtà non è proprio così. Potremmo trovare qualcuno che ci piace fisicamente, qualcuno per un'avventura, ma se stiamo cercando una persona che ci corrisponda un pochino di più, dobbiamo gioco forza mettere in campo la pazienza. Perché? Perché dobbiamo dare il tempo a questa cosa in sé di svilupparsi, a noi e all'altra persona un attimino di conoscerci e senza fretta. Io ho notato nella mia vita che le persone foriere di fretta ed euforia, quelle che, oddio, dove sei stata fino adesso? Sei la donna della mia vita, tieni le chiavi di casa. E giuro su Dio che anche questo è successo. E a me è sembrato un po' inquietante, peraltro, e no, le tue chiavi di casa non le voglio. E magari dopo un pochino più di tempo, quelle chiavi di casa consegnate con un bel sorriso e tranquillità mi avrebbero invece fatto piacere. Quindi attenzione a quello che succede troppo velocemente. La passione esiste, il colpo di fulmine esiste, l'amore a prima vista esiste, però spesso e volentieri si tratta di una passione, soprattutto alimentata dall'aspetto fisico. E quindi è giusto godersela, ma nel momento. Se poi la cosa si sviluppa, tanto la pelle dell'orso l'abbiamo portata a casa comunque, giusto? Non è necessario che sia sempre tutto che parte in quarta. Ci deve essere un interesse intellettuale, il che vuol dire un pochino quel giocare a ping pong con le parole, che è sempre bello, un interesse emotivo, cioè qualcosa dell'altra persona ci deve muovere qui. Che cosa? Dipende anche dai momenti. E poi, ve lo dico proprio chiaro chiaro, ci deve essere anche un interesse fisico, perché se una persona ci piace molto e ci stiamo molto bene assieme e manca quella parte, abbiamo il coraggio di chiamarla amicizia che sta nascendo, non amore che sta nascendo, va bene? Perché la specifica di un amore è la voglia e il bisogno di toccare l'altra persona, l'odore dell'altra persona nelle narici. Questo l'abbiamo provato, spero tutti, e a chi non l'ha provato do un consiglio proprio di esperienze di vita, cercatelo, perché è un pochino quello che vi fa d'ago della bilancia. Ultimo consiglio, e ci sarete arrivati super da subito, è incontratevi di persona. Allora, un amore virtuale non è che non sia un amore, capiamoci. Una volta c'erano queste amicizie di penna e erano molto molto belle, tenevano anche caldo il cuore nei lunghi inverni. Ma se noi stiamo cercando qualcosa di concreto, quindi non soltanto un'area comfort del cuore e della mente, ma realmente una persona, sarà banale da dire, ma incontriamoci di persona. E il mio consiglio è facciamolo anche abbastanza presto, in un ambiente protetto, può essere un bar, un ristorante, magari se non ce la sentiamo, non dando troppi riferimenti precisi di dove abitiamo, di chi siamo, perché non si sa mai chi c'è in giro, con attenzione, perché siamo persone adulte e dobbiamo anche autotutelarci nella voglia di conoscere, ma incontriamoci, sant'Iddio, di persona, perché se sto figlio, sta figlia non li vediamo davanti, per la carità, rimane tutto bello, tutto sospeso, ma se anche lui o lei stanno cercando qualcuno e con voi chiacchierano e basta, brutalmente detto, ma tutto il resto con chi lo fanno? Eccoci, questo è anche un netto discrimine, perché ci sono effettivamente persone che sono in coppia, che non hanno una felicità di coppia così piena, che magari non tradirebbero fisicamente, un po' perché non ce l'hanno di carattere,
un po' per mille motivazioni e che quindi cercano di nuovo di corteggiare, di sentirsi corteggiati, di piacere a qualcuno. E il mezzo informatico, la chat banalmente di Facebook piuttosto che di Instagram, sono facilissimi per dare questa piccola lustrata a un ego magari un po' martoriato in una storia di coppia che sta un pochino diventando noiosa. Quindi, voi cosa volete? Volete una lucidata all'ego? Bene, andate e fate e non c'è problema. Non c'è mai giudizio sul canale, ricordatevelo. Ma se volete veramente conoscere qualcuno, gioia bene. Tirate via lucido, ma non troppo, sempre nell'equilibrio, e via di corsa a incontrare questa persona che ci ha fatto scappare un mezzo sorriso e una voglia di qualcosa di più. Ringrazio tutti per aver seguito il video, se avete vostri simpatici aneddoti o come vi rapportate alle chat online e soprattutto al corteggiamento online, se avete uno schema fisso e vi siete ripetuti o se per voi è tutto nuovo, qui sul canale i commenti sono nell'educazione aperti a tutti. Se vi siete iscritti, grazie, 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 stiamo crescendo, e se non vi siete iscritti, beh, siamo qui a braccia aperte per tutti. Un abbraccio.